do il benvenuto al nostro ospite Riccardo Crugnola, che è laureato in ingegneria nucleare e oggi ci ospita per questa puntata sulla guerra in Ucraina e sui reattori nucleari, facente parte della rubrica Un reattore per due, di cui la rubrica più longeva, dicevamo anche ultimamente, la rubrica più longeva del nostro podcast. Quindi benvenuto Riccardo. Allora, vorrei iniziare con una domanda un po', diciamo, introduttiva, anche se non è una notizia propriamente fresca. La Russia sappiamo che ha preso una settimana fa circa, un po' di più, il controllo dell'area di Chernobyl, e questo ha destato ovviamente molta preoccupazione. E ha cominciato ad attaccare molte centrali nucleari, fra cui la centrale di Zaporizhzhia, che è, correggimi se sbaglio, la più grande centrale nucleare dell'Ucraina e non solo, anche credo del continente europeo. Non vorrei... Sì, come numero di reattori installati, anche come potenze installate, non solo punto. Mm-hmm. E che queste centrali attaccate erano attualmente operative in Ucraina. Quindi ti volevo chiedere qual è lo scopo strategico secondo te della Russia nell'attaccare queste zone e nel conquistare l'area di Chernobyl, che penso siano due argomenti staccati ma collegati. Cioè, vogliono effettivamente provocare un disastro nucleare attaccando questi reattori o vogliono solo fare terrorismo psicologico e metterlo come parte dell'attacco per la guerra? Allora, intanto grazie dell'ospitalità di nuovo, rubrica molto longeva, saluto anche gli altri membri del team Un reattore per due. E detto questo, sì, allora, diciamo che erano due obiettivi diversi. Chernobyl serviva principalmente come testa di ponte verso Kiev, nel senso che era un territorio a confine tra la Bielorussia e l'Ucraina, dove di fatto la zona di esclusione impedisce l'accesso delle persone, quindi di fatto era la zona di confine tra Bielorussia ed Ucraina era di fatto sguarnita, quindi punto di accesso estremamente facile da raggiungere, da attraversare e da prendere, perché non c'era motivo che ci fossero personale armato per quanto riguarda la gestione anche della sicurezza. Cosa è successo quindi? Che non il primo giorno, ma pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione, c'è stato un gran passaggio di mezzi pesanti. C'è stata anche un po' di informazioni riguardo il fatto che tanti lettori di radioattività ambientale avessero iniziato a leggere valori molto più alti rispetto a quelli che si leggevano di solito. Questo non è stato esattamente chiarito come sia successo. L'altra cosa che è successa è che 1-2 giorni dopo la conquista da parte dei militari russi, questi sensori hanno smesso di funzionare, quindi di fatto non c'è una sorveglianza, almeno da parte nostra, di quello che è quello che sta succedendo in questo momento a Chernobyl. Sta di fatto che i reattori di Chernobyl, il reattore esploso è spento relativamente dagli anni 80. Gli altri sono rimasti in funzione fino al 2005 e poi sono stati spenti. Questo vuol dire che comunque sono passati quasi 20 anni dall'ultimo momento in cui un reattore di Chernobyl è stato acceso. Questo significa che nel frattempo tutto il materiale che generava calore all'interno degli elementi di combustibile è andato a decadere, quindi dopo 20 anni è quasi ragionevole pensare che le barre di combustibile possono essere stoccate quasi tranquillamente all'aria aperta, ovviamente senza lasciarle all'aria aperta, quindi comunque in contenitori ad hoc, di cui abbiamo già parlato nelle puntate scorse, ma non c'è un reale pericolo per quanto riguarda Chernobyl. Quello che quindi si pensa che sia successo è che carri armati comunque del peso di svariate tonnellate, dotati di cingoli, abbiano smosso la terra, che era il pulviscolo che era rimasto lì da svariati anni,
i carri armati in genere non si muovono su strade asfaltate perché, 1, rovinano l'asfalto, 2, rovinano i cingoli stessi dei cingolati, quindi si fanno passare su terreno più morbido, quindi all'interno dei boschi che erano stati decontaminati, ma relativamente. Quindi questo è quello che è successo a Chernobyl. Di fatto la situazione si è già esaurita, non ce ne sono stati pericoli gravi, l'unico problema è che magari è diminuito la nostra capacità di monitoraggio, ma in ogni caso non ci sono cose che possono andare storte a Chernobyl. Caso diverso è invece Zaporizhzhia, perché nel momento in cui è stata attaccata la centrale era in funzione e da quello che si è visto per quanto riguarda anche come è stato effettuato l'attacco, c'è stata, non dico un po' di disinformazione, ma sappiamo che la stampa in generale occidentale non la prende mai troppo bene quando c'è una centrale nucleare di mezzo, per cui i video dell'attacco si vedevano essere per il 90% concentrati sulle zone limitrofe della centrale, spazi aperti e l'edificio di amministrativo che è andato a fuoco. Effettivamente qualche colpo di artiglieria leggera ha colpito l'edificio del reattore nella parte però più esterna, quindi non il contenimento in sé. Non ci sono stati non ci sono stati motivi per temere una perdita di materiale radioattivo. Detto questo, comunque, le centrali nucleari sono un obiettivo strategico perché di fatto sono un obiettivo concentrato che ha una rilevanza strategica importante per quanto riguarda il funzionamento del sistema paese. Nel senso che se erano in funzione, cosa che non erano, mi pare, da quello che ho visto, in funzione tutte e 6 le centrali, quella centrale da sola produceva circa il 10% dell'energia consumata in Ucraina, che nel frattempo sta scendendo perché ovviamente nel frattempo, per ovvie ragioni, le fabbriche sono chiuse, le persone non si spostano, i treni non si muovono, le luci vengono tenute spente. Quindi di fatto il consumo rispetto alla media dei mesi scorsi è sicuramente più basso, ma è comunque uno snodo strategico sia per quanto riguarda gli elettrodotti, in genere dove c'è una centrale di qualsiasi tipo, centrale a gas, centrale idroelettrica, centrali nucleari, centrali a carbone, c'è sempre davanti quello che si chiama lo switchyard, quindi tutta una serie di cavidotti, elettrodotti, che non alimentano soltanto la centrale, ma fanno anche da snodo di passaggio per quella che è l'energia elettrica. Quindi dal punto di vista strategico, prendere un asset strategico per la funzionalità del paese, e anche per la sua sicurezza, perché comunque avere una fonte potenziale di radiazioni in mano ad una potenza straniera ha anche un po' un effetto psicologico, nel senso che la Russia ha questa centrale è alla sua mercé. Quindi questo è più un messaggio che veramente un obiettivo. Quindi sappiate che questa centrale adesso è nostra, possiamo farci quello che ci pare. Se non facciamo quello che ci pare è perché nel frattempo vorremmo che la situazione andasse come vogliamo noi. Quindi non è puro terrorismo, ma è più una mossa politica. Sappiate che possiamo fare quello che vogliamo di questa centrale, non lo faremo perché ovviamente non è che ti metti a far esplodere, avere una nuova Chernobyl per tutte le conseguenze che poi porterebbe. Chernobyl è stato un incidente, per in qualsiasi modo si voglia pensare, un problema alla centrale di Zaporizhzhia non sarà mai più visto come un puro incidente. E proprio collegato a questo volevo farti una domanda, perché il presidente Zelensky, ovviamente, soprattutto nei giorni caldi dell'attacco alla centrale di Zaporizhzhia, ha paventato la possibilità di un'enorme esplosione, addirittura ha detto
6 volte più grande di Chernobyl. Ma quindi io ti chiedo, tecnicamente, un attacco con artiglieria pesante sulla centrale o una manipolazione di qualsiasi altro genere può provocare un'esplosione e un danno simile a quello di Chernobyl? O Allora, insomma, ok. no, nel senso che Chernobyl era un reattore completamente diverso. Per chi ha visto la serie TV lo sa, bene o male, ha visto come era fatto come era fatto il reattore di Chernobyl. Per chi non l'ha visto, il reattore di Chernobyl aveva delle barre era, tanto per incominciare, largo 20-30 metri. Quindi aveva un volume molto più grande e il materiale radioattivo al suo interno era molto di più, perché nel frattempo aveva degli scopi molto precisi, che non erano esclusivamente la produzione di elettricità. Se voleva avere la produzione di elettricità, lo voleva fare in maniera molto economicamente conveniente. I reattori invece di Zaporizhzhia sono di tipo PVR, ad acqua pressurizzata, quindi c'è il famoso nocciolo del reattore che è contenuto all'interno di un recipiente in pressione, il pressure vessel, come si dice, il reattore, sì, il recipiente in pressione, è l'unico modo come si può dire, che è collegato poi a degli scambiatori di calore che vanno poi, generano vapore e questo vapore viene poi portato in turbina. Quindi, tra il reattore di Chernobyl, che era praticamente sotto il pavimento della stanza del reattore, con un coperchio, sì, da 200.000 tonnellate, ma comunque era all'aria aperta. I reattori ad acqua pressurizzata hanno tutto il sistema, diciamo così, primario, sigillato, quindi tutti i circuiti idraulici sono saldati e la pressione in genere di esercizio è di 150 bar. Nel momento in cui i reattori sono stati spenti perché si avvicinava l'attacco o l'attacco era cessato, la pressione è subito scesa. Veniva poi utilizzata l'acqua stessa del circuito primario per continuare ad effettuare il raffreddamento del nocciolo, che continua a scaldare per diverse ore. Nel momento in cui si spegne, viene spento il reattore. Il raffreddamento finale è poi affidato alle fonti esterne. La centrale di Zaporizhzhia, non so se qualcuno l'ha vista dal satellite, ma di fatto è su un fiume che scorre, è stato creato un bacino artificiale subito fuori in modo da avere una riserva d'acqua, quindi da quel punto di vista il raffreddamento è stato garantito. Preciserei poi anche che non sarebbe possibile il caso, o perlomeno sarebbe molto difficile arrivarci, al caso invece che è stato Fukushima. Perché Fukushima, quello che è successo è stato lo tsunami. Il terremoto ha fatto sì che entrassero in funzione i sistemi di sicurezza, per cui i reattori si sono spenti automaticamente. Quello che è successo poi però è che lo tsunami ha distrutto i sistemi per mantenere raffreddato il reattore. Quindi nelle ore successive rispetto allo tsunami, il calore che era generato dal nocciolo non è stato dissipato verso l'esterno, ha continuato a scaldare, l'acqua è andata in ebollizione e ha di fatto fatto esplodere, in un caso, ha fatto esplodere come si dice, il contenimento di sicurezza, mentre nell'altro caso, con il primo reattore che è esploso, invece c'è stata una produzione massiccia di idrogeno che poi è arrivata a contatto con l'aria e lì invece c'è stata una detonazione. Queste cose non possono succedere in un reattore d'acqua pressurizzata perché nel frattempo ci sono molte più barriere rispetto a quello che era il reattore a Fukushima. Quindi c'è il circuito primario del reattore stesso, progettato per lavorare a già
per lavorare a 150 bar, che è molto di più delle pressioni che invece si avevano nel reattore tipo Fukushima. Oltre a questo poi c'è tutta la parte di contenimento esterna che è data invece dal duomo che si vede quando la tipica centrale nucleare che si ha in mente non sono le torri evaporative, ma sono questi grandi cupoloni di cemento armato spessi 3-4 metri. E quello è l'ultimo, diciamo così, barriera prima dell'ambiente esterno, che sono comunque progettate per avere incidenti con reattore funzionante. Avere quindi un incidente, qualsiasi tipo di incidente sia, con un reattore spento, provoca molti meno danni. L'esempio è stato il reattore di 3 Mile Island, per cui col reattore in funzionamento c'è stata una perdita di combustibile, di perdita di refrigerante primario. Questa nessuno sa praticamente cosa è successo a 3 Mile Island, almeno. Si conosce questo nome, ma di fatto all'esterno non c'è mai stato un aumento della radioattività, non come è successo a Fukushima, nemmeno come è successo a Chernobyl. Lo stesso tipo di reattore di 3 Mile Island è poi quello che c'è a Zaporizhzhia. Ok, quindi è impossibile che ci sia un'esplosione. Però, Un'esplosione spontanea sì, ovviamente se poi il reattore viene bombardato direttamente, ok, lì è un altro paio di maniche, nel senso che lì diventa di fatto un atto di terrorismo radiologico che nessuno prenderebbe bene. Né gli ucraini, né i russi stessi, né l'esercito russo, perché poi di fatto devi andare ad operare in quella zona. Se tu hai una fuga di radioattività, la radioattività la puoi misurare, ma non ne puoi scappare. Quindi, perché viene trasportata molto facilmente dall'ambiente, soprattutto tutte le sostanze gassose non sono filtrabili in maniera facile, mhm, e quindi diventa estremamente... Uno, non ha senso per un esercito invasore andare a autosabotarsi in questo modo. Detto questo, poteva capitare l'errore di colpire direttamente la centrale, in quel caso dipendeva da con che cosa veniva colpita. Quelle centrali in particolare non sono relativamente giovani, non sono però concepite, nessuna centrale lo è, per avere a che fare con un conflitto bellico diretto subito fuori dalle porte della centrale stessa. però in questo momento i reattori hai detto che sono stati spenti in via preventiva. Sì, sono stati spenti in via preventiva e in generale comunque non è un tipo di reattore che ha problemi particolari nell'essere spento rapidamente, e per come era costruita la centrale non necessita nemmeno di, non dico troppa cura, però non è una situazione grave come quella di Fukushima dal punto di vista esterno ambientale. Ok. E dunque si può dire che quella del presidente Zelensky sia propaganda un po'... Chiaramente lui fa... Cioè, capisco insomma umanamente il bisogno di destare preoccupazione cioè, per anche avere un ritorno in quanto aiuti, in quanto a visibilità, però l'esplosione 6 volte più di Chernobyl... Sì, allora, lì probabilmente l'ha detto perché effettivamente c'erano 6 reattori che potevano potenzialmente esplodere, ma uno non sarebbero esplosi nello stesso modo, 2 dovevano essere tutti colpiti, in tutti doveva esserci una falla sufficientemente grossa, sia nei 2 metri, 3 metri di cemento armato. Poi come sono costruiti a strati, quindi sopra c'è il cemento armato. Tutto il reattore però non è a vista, è comunque al di sotto circa una decina, ventina di metri di altro acciaio e cemento. Quindi deve essere sfondato il primo strato, sfondato il secondo strato, deve esserci una rottura sufficientemente grossa all'interno di tubi di acciaio dello spessore di 15-20 centimetri, che
è tanto. E poi deve esserci l'acqua radioattiva, deve allo stesso tempo riuscire ad uscire dall'altra parte. L'acqua radioattiva non è un problema in sé, nel senso che la radioattività dell'acqua all'incirca in una decina di ventina di minuti è completamente decaduta. Deve esserci anche, deve finire l'acqua dei circuiti di sicurezza che poi vanno automaticamente a raffreddare, continuare a raffreddare il reattore, quindi il reattore si deve scoprire, devono fondersi le barre di contenimento, devono fondersi le pastiglie di ossido di uranio in sé, questo deve iniziare a evaporare, o fare evaporare tutti i suoi contenuti. Tenete comunque conto che la temperatura di evaporazione dell'ossido di uranio è di 2800, di fusione dell'ossido di uranio a 2800 gradi. Prima ci sono tutta una serie di altri isotopi che possono iniziare a sfuggire, che sono però isotopi, il più pericoloso, diciamo così, è lo iodio 131, che però ha un tempo, un'emivita di 2 settimane, se non ricordo male, quindi già in questo momento la metà dello iodio che c'era contenuto all'interno del reattore stesso è già sparito. Problema diverso sono ad esempio il cesio piuttosto che il cobalto, che invece hanno emivite molto più lunghe, tant'è che ancora adesso ogni tanto capita di trovare dei funghi radioattivi piuttosto che dei cinghiali radioattivi, ancora per il cesio che è stato rilasciato durante l'esplosione di Chernobyl. Detto questo, comunque è molto più, cioè questa situazione non si è avuta con Fukushima, nel senso che i rilasci di cesio sono stati relativamente piccoli. È stata una situazione che si è avuta con Chernobyl perché il reattore nel frattempo era completamente diverso, era praticamente all'aria aperta, senza alcun tipo di... C'era un capannone industriale classico a coprirlo, non c'era cemento, non c'era acciaio, e lì si è avuto effettivamente questo problema, ma in questo caso non sarebbe stato... Si sarebbe potuto avere, certo, le cose quando vanno male tipicamente vanno non male, malissimo. Non c'è stata, e probabilmente è stata anche un po' di propaganda da parte di Zelensky, un po' esattamente come lo è in questo momento anche la sua continua richiesta di una no-fly zone. Mm-hmm. Ok, quindi dici che sia per la protezione del reattore sia per il tipo di reattore differente non è possibile un disastro del livello di Chernobyl. Non è possibile, no, sicuramente non come Chernobyl, molto probabilmente non come quello di Fukushima. E comunque ormai ricordiamo che Fukushima è esplosa nell'arco di una settimana dal momento in cui è avvenuto lo tsunami. Adesso è già passata più di una settimana dal momento in cui è stata presa la centrale e non è successo niente. Mm-hmm. Sarebbe potuto succedere qualora veramente dei colpi d'artiglieria, dei missili però non missili normali, missili magari anti-bunker, missili veramente pesanti, avessero colpito direttamente uno degli organi principali del reattore, gli scambiatori, il Duomo stesso, piuttosto che tutta la parte di gestione dei circuiti idraulici. Non è stato così, un po' per culo, nel senso che non è, ma soprattutto perché non era intenzione di nessuno provocare un danno del genere. Mm-hmm. Ecco, ma volevo chiederti, nel caso fosse successo questo, cioè nel caso l'esercito russo anche in futuro cercasse proprio questa situazione, l'esplosione, danneggiamento, diciamo, del reattore, l'esplosione o il danno che verrebbe provocato sarebbe simile a Chernobyl o simile a Fukushima o qualcosa di diverso? Cioè, che genere di danno potrebbe provocare un reattore del genere? Allora, il problema di Chernobyl è stato appunto che il reattore era di fatto all'aria aperta, non c'è stato alcun tipo di contenimento e questo è di fatto esploso un po' come un petardo circa, quindi il vapore
diciamo così, la polvere da sparo della situazione si è completamente dissolta e ha spinto fisicamente le parti solide verso l'esterno. Quindi come un petardo, dopo quando esplode vedete che ci sono in giro tutti ancora i frammenti del contenitore di carta. Problema che il contenitore di Chernobyl erano pezzi di grafite surriscaldata e radioattiva, elementi di combustibile direttamente, quindi uranio più tutto quello che nel frattempo erano i prodotti di fissione, che sono tantissimi e spesso tossici chimicamente e ovviamente radioattivi. Quindi iodio 131, cesio, come abbiamo già detto, plutonio, uranio, tutta un'altra serie di materiali non proprio carini. Esplosione che però è avvenuta con un reattore in funzione, a potenza molto più grande ovviamente di quella che era la sua potenza nominale, quindi tutto quello che c'era di radioattivo era molto radioattivo e ce n'era anche una quantità importante. Quello che invece è successo a Fukushima è stato un'esplosione con un reattore già non freddo, ma comunque spento da qualche ora, quindi molta di quella radioattività che è stata diffusa da Chernobyl in Fukushima già non c'era più, nel senso che il reattore era già spento da tempo. Se ci fosse stato veramente un colpo verso un reattore in funzione, la situazione sarebbe stata, diciamo così, una via di mezzo, nel senso che sarebbe stato colpito un reattore in funzione che si sarebbe spento, diciamo così, naturalmente, per come sono progettati i reattori diversi di quel tipo, quindi ad acqua pressurizzata. Ma in che senso? Scusami se ti interrompo, questo penso sia interessante sì. anche per chi ci ascolta. In che senso si sarebbe spento naturalmente? Nel senso che quello che tiene acceso un reattore ad acqua pressurizzata è l'acqua. Nel senso che i neutroni, chi ha circa tutti quanti abbiamo circa l'idea di come avviene la fissione, quindi un neutrone arriva su un nucleo di uranio 235, il nucleo si separa in due elementi, diciamo così, prodotti di fissione più circa due neutroni. Se sei in grado di controllare quanti neutroni colpiscono nuclei di uranio 235, si ha una reazione a catena. Quello che tiene in funzione, questa è l'idea di base. Poi, per effettivamente far sì che la reazione a catena continua, appunto, c'è bisogno di controllare quanti neutroni vengono prodotti e quanti neutroni colpiscono nuclei di uranio 235. È molto più probabile avere fissione da parte dell'uranio non con un neutrone appena uscito da un fenomeno di fissione, ma avere un neutrone che, diciamo così, ha rimbalzato un po' all'interno di un materiale che si chiama moderatore, quindi che va perché? Perché il neutrone in uscita dalla fusione è estremamente veloce. Se invece si riesce a rallentare questo neutrone, si ha una probabilità più alta di fissione. Uno dei materiali moderatori migliori è l'acqua, mentre all'interno della centrale di Chernobyl veniva usata grafite per motivi diversi. Il fatto che non ci sia più acqua all'interno del reattore implica che i neutroni non vengono più rallentati. Dato che è il rallentamento dei neutroni a tenere accesa la centrale, l'assenza di acqua fa sì che non ci sia più una reazione a catena. Quindi di per sé il reattore va a spegnersi dal punto di vista neutronico, quindi non è più in esercizio
resta comunque il fatto che i prodotti di fissione, diciamo così, essendo radioattivi, di loro emettono calore, quindi perché decadono radioattivamente, emettono radiazione, quindi scaldano. Il calore prodotto dai prodotti di fissione è comunque sufficiente di per sé a innescare tutta una serie di altre reazioni chimiche, come ad esempio quella che è avvenuta a Fukushima, quindi della produzione di idrogeno e della parziale fusione degli elementi di combustibile. Quindi in quel caso sarebbe successa una cosa concettualmente simile a quella di Fukushima, quindi perdita verso l'esterno di materiale radioattivo, con più o meno forti esplosioni dipendentemente da quanto grande era la pressione che si può venire a creare all'interno dei circuiti del reattore, e tanto più grave quanto più grande erano le falle verso l'esterno attraverso cui il materiale radioattivo poteva andare a passare. Quindi immaginiamo scenario che poteva succedere, colpo di artiglieria penetra all'interno di 2 metri, 3 metri di cemento armato, che già di per sé è difficile. Questo colpo di artiglieria poi detona all'interno del volume di contenimento, andando a danneggiare il circuito primario. C'è una perdita di pressione, quindi automaticamente comunque il reattore si spegne. Nel momento in cui qualsiasi cosa va male, le barre di controllo vengono istantaneamente inserite per andare appunto senza aspettare che l'assenza di acqua spenga il reattore, andare a far sì che il prima possibile la reazione nucleare cessi. Data poi l'entità del danno e dalla quantità di sistemi di sicurezza dedicati al continuo raffreddamento del reattore, data la quantità di sistemi che effettivamente entrano in azione, si poteva avere uno scenario in cui più o meno acqua radioattiva usciva subito dal circuito, e più o meno materiale, reattori, diciamo così, barre di combustibile venivano esposte all'aria. Ora, detto questo, per avere effettivamente questo scenario dovevano succedere tutta una serie di cose in fila, quindi colpo di artiglieria colpisce il cemento. Il cemento cede. I sistemi all'interno del contenimento non riescono ad entrare in funzione. C'è un problema col circuito primario per cui la depressurizzazione non funziona, non entrano in funzione i sistemi dedicati al continuo raffreddamento del nocciolo, si ha una fusione parziale del nocciolo, i sistemi di contenimento fisico della radiazione non tengono, quindi l'ossido di uranio cede, le barre di combustibile cedono, il circuito primario cede, c'è effettivamente una dispersione gassosa verso l'ambiente, verso la sala del reattore. Da qui c'è una dispersione verso l'esterno, cioè è una sequenza di eventi per cui, come dicevo prima, tante cose devono andare veramente molto male perché effettivamente succeda. Quindi non 100%, non assicuro 100% che questo non sarebbe potuto succedere, ma capite che potesse effettivamente succedere era veramente, veramente improbabile, soprattutto per come sono stati progettati questo tipo di reattori, con in mente quello che era successo a Chernobyl e con in mente la consapevolezza che si stava, come il titolo della puntata, scherzando col fuoco. Il sottotitolo della puntata, nel senso che
per anni si è saputo che era comunque una cosa che ne valeva la pena tentare, che dava un gran numero di benefici, che però per cui bisognava stare estremamente attenti. Quindi tutta quella serie di misure di sicurezza. Ok, quindi appunto era veramente improbabile per via di tutta questa serie di cose che dovevano accadere. Onde scongiurare qualsiasi tipo di incidente nucleare che, per quanto improbabile, potrebbe magari accadere magari in diversi gradi di gravità, insomma, rispetto al peggio che ci hai spiegato adesso. Cosa secondo te potrebbe fare l'Europa, la NATO o insomma chi pensi che potrebbe avere un potere da questo punto di vista per rendere più sicuri questi siti, scongiurare questi incidenti? A parte ovviamente il chiaro non fare la guerra in questo genere di siti, insomma, che sembra ovvio, però evidentemente è necessario dirlo. Di nuovo si torna al non scherzare col fuoco, nel senso che si è arrivati a questa situazione dopo tutta una serie di avvertimenti da entrambe le parti. Nel senso che, ok, sì, adesso noi stiamo parlando di Zaporizhzhia perché abbiamo questo podcast, abbiamo colto l'occasione per spiegare agli ascoltatori quello che poteva andare male e che ragionevolmente non può andare così tanto male. Detto questo, poi qui si entra nella sfera politica, per cui chiedere a un ingegnere è un po' strano, però c'erano tutta una serie di avvertimenti, lato russo, lato statunitense, di quello che effettivamente sarebbe potuto succedere. Ci sono dialoghi in corso più o meno rispettosi dell'altro, più o meno con la testa sulle spalle da entrambe le parti. Abbiamo Zelensky da una parte che vuole una no-fly zone sponsorizzata dalla NATO, la NATO dice sì, ok, però vuol dire che io poi entro attivamente in guerra contro la Russia e non è una cosa che voglio. La Russia dice ok, possiamo fare circa quello che vogliamo perché tanto la NATO non entrerà in gioco, però allo stesso tempo dobbiamo riuscire effettivamente a sfondare, perché nel frattempo noi questa guerra non la volevamo, noi volevamo soltanto che l'Ucraina stesse un attimo tranquilla, non si allargasse troppo. Nemmeno loro probabilmente volevano effettivamente questa guerra. Putin per primo probabilmente non la voleva, si è trovato a doverla fare per motivi più o meno legittimi, più o meno chiari. Ovviamente quando ci sono di mezzo le vite delle persone non, non ci sono tante logiche che tengono. Avrà fatto i suoi calcoli, però diciamo che allora, dal punto di vista ingegneristico costruire meglio di un PVR è difficile, nel senso che ci hanno provato recentemente con i reattori francesi piuttosto che i reattori americani. Le aziende il primo reattore francese viene collegato in questi giorni alla rete dopo che è in costruzione da 15 anni, che in realtà era il secondo, perché il primo ancora non è stato terminato. Nel frattempo l'azienda che costruiva i reattori americani è fallita. 2 di 4 reattori è stata fermata la produzione, quindi lì si è andato un po' troppo oltre, è diventato veramente troppo costoso riuscire a costruirli. Reattori come quello di Zaporizhzhia possono magari essere aggiornati dal punto di vista della sicurezza. Mi pare che la società che li gestiva si era impegnata a cercare di rimodernarli, quindi magari avere sistemi di sicurezza non più aggiornati dal punto di vista fisico, perché la fisica con cui venivano costruiti i reattori 30 anni fa è esattamente la stessa con cui vengono costruiti oggi, magari avere aggiornare un po', diciamo così, quantomeno non so, ad esempio,
sistemi di attuazione delle valvole, sistemi di controllo, avere magari maggiori volumi per i sistemi di sicurezza in modo da essere un po' più tranquilli. Detto questo, l'unico modo per prevenire situazioni effettivamente così tanto gravi è cercare di non arrivarci. Quindi non scherzare mai col fuoco, sapere qual è la propria posizione, sapere qual è la posizione degli altri e sapere che comunque una centrale nucleare è un obiettivo strategico che può essere preso più o meno con le buone, nel senso, se ci fosse una guerra totale molto probabilmente sarebbero i primi obiettivi colpiti dopo le basi militari, perché di fatto poi vai a distruggere un paese, quello proprio nello scenario peggiore di cui magari possiamo parlare un'altra volta, in cui di guerra totale, di guerra nucleare totale. Non siamo a quel punto, questa è una guerra più che altro di riposizionamento strategico e o geopolitico, per cui non c'era l'intenzione di fare alcun tipo di terrorismo fisico. Tant'è che anche dal punto di vista terroristico, diciamo, ne abbiamo parlato anche nelle puntate scorse, la centrale nucleare è vista da qualcuno come un potenziale obiettivo strategico dal punto di vista puramente terroristico, quindi io, potenza straniera, vengo a farti del terrorismo senza venire effettivamente in casa tua, ma anche lì il fatto è che il terrorismo colpisce dei simboli. In questo momento i simboli sono altri, almeno per quanto riguarda questa guerra. Il fatto comunque di aver preso una delle powerhouse, uno dei generatori principali di elettricità ucraino è comunque è più demotivante dal punto di vista di quello che posso io effettivamente fare durante questa guerra, perché se mi spengono il 10% dell'energia elettrica prodotta in una nazione, comunque ho delle ripercussioni in tutta la nazione. Quindi è più, diciamo così, un cercare di prendere la popolazione, più che effettivamente cercare di fare del terrorismo radiologico, piuttosto che fare veramente dei danni. Quindi appunto più che un danno radioattivo, il danno è nel togliere l'energia elettrica, questo 10% che comunque immagino che sia una consistente percentuale, al paese che la utilizza, e quindi impedire il funzionamento di infrastrutture, eccetera, eccetera. Quindi questo è sicuramente un danno grande, anche se indirettamente causa parecchie vittime, parecchi danni. Ringraziamo Riccardo Crugnola per questo podcast. Rimaniamo in live, il podcast finisce qui. Per te che ci ascolti, trovi un link in descrizione, in quanto Restream, la piattaforma dove noi andiamo in live, è un terzo dei suoi founder è ucraino, e quindi è una piattaforma gestita un terzo da personale ucraino, e perciò mette a disposizione un link per delle donazioni e la nostra simpatica bandierina che abbiamo messo oggi per rimarcare, insomma, la nostra vicinanza al popolo ucraino in questi giorni difficili. Quindi ringraziamo Riccardo, rimaniamo comunque in live un'altra, quando sarà necessario, un quarto d'ora, 10 minuti, 20 minuti, per le domande del pubblico. Grazie mille, alla prossima puntata di Un Reattore per Due.